La prima cosa che dissi sbarcando a Genova in mezzo alle case rotte dalla guerra fu che ogni casa, ogni cortile, ogni terrazzo è stato qualcosa per qualcuno. E più ancora, che al danno materiale ai morti dispiace pensare ai tanti anni vissuti, tante memorie spariti, così in una notte senza lasciare un segno, o no? Magari è meglio così, meglio che tutto se ne vada in un falò d'erbe secche e che la gente ricominci. Questo pensiero, tratto dal capitolo 26esimo della Luna in Falò, mi sembra molto significativo all'interno del racconto. La memoria, la sensibilità, la poesia, la voglia di rievocare ciò che non c'è più devono fare i conti con la necessità di andare avanti. Il libro è un susseguirsi di distruzioni e rinascite, un po' come nell'immagine dei falò, accesi nei campi in attesa che tutto possa ricominciare. I momenti tragici sono molti, c'è la guerra che porta le persone a combattersi ed uccidersi, anche tra chi precedentemente era amico vicino di casa. C'è il fuoco, a suo modo un falò, appiccato nel casotto di Gaminella, abitato nel dopoguerra nel racconto da Valina e dalla sua famiglia. E c'è la grandinata, questa precedente alla guerra, quando ancora abitava Anguilla a Gaminella. Ci sono le vicende di molti personaggi. Ma veniamo per ordine, la Luna in Falò ha per protagonista Anguilla, un orfano adottato dalla già povera famiglia del casotto in cambio di un contributo pubblico, la mesata, uno scudo passato dall'ospedale di Alessandria. La grandinata di cui ho parlato precedentemente costringerà Anguilla a spostarsi alla Mora, dove lavorerà come servitore di campagna nella famiglia del Sor Matteo. Sarà proprio grazie a questa esperienza e l'amicizia con Nuto, il suonatore, che lo invoglierà a leggere e a desiderare qualcosa di più rispetto a quella misera esistenza, che Anguilla deciderà di andarsene, superando prima quel Belbo dove da piccolo pensava finisse il mondo, poi il Bormida per giungere a Genova e infine negli Stati Uniti, quegli stessi Stati Uniti idealizzati e sognati da Pavese in gioventù, non solo in quanto traduttore di molti autori americani, tra cui quello più conosciuto, Melville, ma anche per desiderio di carriera post laurea. Proprio all'amore Anguilla scopre che il sangue è rosso per tutti, come gli aveva detto Nuto, che le sorelle figlie del Sor Matteo leggevano nei libri quelle storie che lui aveva sentito raccontare al casotto di Gaminella e che gli piacevano molto, storie di castelli, di amori, di scavezzacollo, e si stupisce che queste storie piacessero anche a loro. Anguilla, ai tempi della Mora, sognava le figlie del Sor Matteo, e le figlie del Sor Matteo sognavano la palazzina del Lido. Sarà una fine tragica quella delle sorelle, che concluderanno la stagione delle feste e dei desideri e della giovinezza con un matrimonio infelice con la morte. Solo Anguilla riuscirà a fare fortuna in America e tornerà nelle Langhe per nostalgia, forse in seguito alle notizie ascoltate da un camionista di Bubbio che aveva incontrato in America e che gli aveva parlato di quel clarinettista famoso. Sempre Nuto. Anche Pavese ha fatto fortuna, iniziano ad arrivare i primi riconoscimenti per le sue opere da importanti letterati, ma la fortuna sembra non bastare. In questo viaggio Anguilla conosce la storia di Cinto, in cui si immedesima, e in un certo senso vorrebbe fargli da padre come ai suoi tempi lo fu Nuto per lui. Cinto è un ragazzo zoppo che vive nel casotto insieme alla sua famiglia in un contratto di mezzadria. Sarà proprio questa condizione, dover dividere quel poco che si riusciva a produrre, a scatenare la furia del Valino, suo padre. Dall'incendio e dalla furia del Valino, Cinto sarà l'unico a salvarsi e verrà accolto nella falegnameria di Nuto, che da lungo tempo aveva appeso il clarinetto al muro, per imparare il mestiere. Ma il viaggio è un viaggio fatto per ripartire. Passai la mattinata e Nuto mi stava dietro e mi diceva: allora te ne vai? Non ritorni per la vendemmia? Magari mi imbarco, gli disse, torno per la festa un altro anno. Nuto allungava il labbro come fai a lui. Sei stato poco, mi diceva, non abbiamo neanche parlato. Parole che suonano sinistre, soprattutto conoscendo la biografia dell'autore. Comunque, prima di partire, Anguilla dovrà conoscere un'altra storia dolorosa di quella guerra, riguardante l'ultima sorella della Mora.
Una guerra una guerra di cui Anguilla e lo stesso Pavese sono stati essenzialmente osservatori esterni.